C'è un limite che l'uomo non dovrebbe mai oltrepassare, quello della creazione, il confine sacro tra la polvere e l'anima. Ma Victor Frankenstein non era un uomo comune. Nato in una famiglia colta, ossessionato dal mistero dell'esistenza. Non cercava solo di capire il mondo, voleva rifarlo. Trasformò la curiosità in una malattia dell'anima. Mentre la scienza moderna gli offriva risposte su come funziona la vita, lui era tormentato dal perché. Sognava di svelare il segreto ultimo, di sconfiggere la morte, di diventare un benefattore della specie umana, o forse di diventarne il nuovo Dio. In quella ibris accecante, osò ciò che nessuno aveva mai osato, sfidare il creatore stesso. A Ginevra, nella sua giovinezza, Victor si immerse nello studio dei filosofi naturali. Rifiutò i suoi maestri moderni per seguire gli alchimisti dimenticati, quelli che parlavano di elisir di vita e segreti dell'immortalità. Non cercava solo conoscenza, cercava dominio. Voleva strappare al creatore il potere più grande di tutti, ridare vita alla materia morta. All'Università di Ingolstadt, la sua ossessione divenne una prigione. Per mesi saccheggiò tombe, frequentò obitori. Studiò il decadimento della carne per comprenderne la rinascita. La sua salute deperì, il volto divenne spettrale. Ma non poteva fermarsi. Era ormai schiavo della propria visione. In un laboratorio sudicio, illuminato da lampi e silenzi, assemblò il corpo di un uomo, un gigante di 2,5 metri, pezzo dopo pezzo, muscolo dopo muscolo, carne cucita con la precisione di un dio e la cecità di un folle. Scelse i tratti più belli, i denti più bianchi, i capelli più lucenti, sperando in un capolavoro. Ma la vita non è una somma di parti morte. La vita è un mistero. E in una tetra notte di novembre, quando il fulmine squarciò il cielo e la materia inerte tremò, la creatura aprì gli occhi. Occhi gialli, lucidi, acquosi. Il petto si alzò in un respiro affannoso. Respirava. Victor aveva vinto la morte, ma la sua vittoria aveva il volto dell'orrore. La pelle gialla, le labbra nere, il corpo sproporzionato. L'uomo che voleva creare un angelo aveva generato un demonio. Appena vide ciò che aveva creato, Frankenstein fu travolto da un terrore assoluto. Fuggì dal laboratorio, dalla responsabilità, dal proprio peccato. La creatura rimase sola, nuda, incompleta, estranea al mondo. Camminò tra gli uomini come un errore della natura, un neonato nell'anima, un gigante nel corpo. Non capiva l'odio che il suo volto suscitava. Cercò amore, ricevette pietre. Cercò un padre, trovò solo silenzio. Si nascose in un misero capanno, spiando una famiglia di contadini, i Delacy. Da loro imparò il miracolo del linguaggio. Dal padre cieco, la gentilezza della musica. Dai figli, la tenerezza dell'amore. Di notte, spaccava la legna per loro, un angelo custode invisibile e mostruoso. Trovò dei libri e lesse del paradiso perduto. Si vide come Adamo, il primo uomo, ma capì di essere, piuttosto, un Lucifero, un angelo caduto, odiato e scacciato dal suo stesso creatore. Un giorno vide il suo riflesso in uno stagno. Capì perché tutti lo fuggivano. Quando, pieno di speranza, si rivelò al vecchio cieco. Fu scoperto dai figli e cacciato via con violenza. La sua anima si spezzò. Io ero buono, disse più tardi, ma la mia solitudine mi rese malvagio. Il figlio dimenticato dal suo creatore decise di reclamare giustizia. Victor cercò rifugio a Ginevra, ma il male che aveva generato lo trovò. Uno dopo l'altro, i suoi affetti più cari caddero. Il fratellino William, strangolato in un bosco. Giustine, la governante innocente, accusata del delitto e condannata a morte. Victor tacque. Il suo silenzio fu il suo secondo peccato. Sulle vette delle Alpi, la creatura lo affrontò. Non era più vittima, era giudice. Io sono il tuo Adamo, gli disse, ma tu mi hai trattato come l'angelo caduto.
e io sono diventato un demonio. Non chiese perdono, chiese diritto all'amore. Sono solo. Tu mi hai reso un abominio. Ora esigo una compagna, sola come me. Creala e spariremo per sempre. Victor esitò, poi accettò. Ma quando vide il corpo della nuova creatura, fu colto da terrore. Temette di generare una razza di mostri. Davanti agli occhi del suo figlio originale, distrusse la sposa non finita. Il patto si ruppe. L'ultima speranza d'amore divenne odio puro. Sarò con te la tua prima notte di nozze, giurò il mostro. E mantenne la promessa. Prima Clerval, il suo amico, trovato morto su una spiaggia. Poi Elizabeth, la sposa, uccisa nel letto nuziale. Non dalla mano della creatura, ma dalla colpa del suo creatore. Victor, ormai distrutto, seguì la creatura fino ai ghiacci dell'Artico. Senza più amore né speranza, solo il desiderio di annientare il proprio peccato. Morì su una nave intrappolata nel gelo, raccontando la sua storia al capitano Walton. Come un ultimo, disperato avvertimento. Quando Walton entrò nella cabina, trovò la creatura accanto al corpo del suo creatore. Ai suoi piedi pianse. Non lacrime di vittoria, ma di vuoto. Ero nato buono, disse, ma l'odio mi ha reso ciò che non volevo essere. Lui è morto, ma io, il suo peccato, sono ancora vivo. Poi scomparve nella nebbia artica, giurando di bruciarsi sulla pira più alta del mondo, perché nessuno ricordasse il suo volto. Così finì l'uomo che volle essere Dio. E così nacque la lezione eterna. La creazione non è potere, è responsabilità, è amore. E non tutto ciò che possiamo creare merita di esistere se non siamo pronti ad amarlo. Mary Shelley scrisse questa storia nel 1818. Aveva solo 18 anni. Non poteva sapere che il suo incubo sarebbe diventato una profezia. Oggi non costruiamo mostri con fulmini e cadaveri, ma con circuiti, algoritmi e intelligenze artificiali. E ancora una volta, l'uomo sogna di sostituirsi al suo creatore. Forse, come allora, la creatura più pericolosa non è quella che nasce, ma chi la genera senza comprenderne il limite. Questo primo episodio fa parte della serie L'uomo e Dio. Iscriviti al canale per il prossimo episodio. Faust, l'uomo che cercò l'anima del mondo. Grazie per aver visto il video. Lascia un commento ed esplora il nostro canale Libri riassunti in audiolibri e dai un occhio alle nostre playlist. Ci vediamo al prossimo episodio.